Ciao amici esploratori! Oggi lungo il nostro percorso in giro per l'Europa siamo arrivati a Mont Blanc. No, non il Monte Bianco che si trova al confine tra Italia e Francia, ma lo splendido borgo medievale nella regione spagnola della Catalogna. Mont Blanc fu fondato ufficialmente nel 1163 dal re Alfonso I d'Aragona. Il nome Mont Blanc, Monte Bianco, non ha a che fare con la neve, ma deriva dal fatto che la collina su cui sorse il primo insediamento era brulla e priva di vegetazione. Visse il suo massimo splendore tra il XIII e il XIV secolo, diventando una delle 7 città più importanti e popolose della Catalogna. In quel periodo ospitò per diverse volte le Cortes Catalanes, il Parlamento medievale catalano. Nel 1387 il re Giovanni I d'Aragona creò il titolo di Duca di Mont Blanc. Ancora oggi questo titolo è legato alla corona spagnola e viene portato dall'erede al trono. Mont Blanc ha il più grande recinto fortificato della regione, eretto per ordine di Pietro IV d'Aragona durante la guerra contro la Castiglia, che delinea ancora oggi il confine del centro storico. Le mura si estendono per circa 1,5 km e conservano ancora 25 delle oltre 30 torri difensive originarie. È possibile passeggiare su alcuni tratti del cammino di ronda per godere di una vista panoramica sul paese e la campagna circostante. Il centro storico non è molto grande e si gira completamente in 2 o 3 ore. Vi consigliamo però di arrivare fino in cima alla collina nel centro della città, dove è situata la chiesa di Santa Maria la Mayor. Questa chiesa è un edificio gotico così imponente da essere soprannominato la Cattedrale della Montagna. Tuttavia, quando arriverete, noterete che ha qualcosa di strano. Non è mai stata finita. I lavori di costruzione si interruppero drasticamente nel XIV secolo a causa della devastante epidemia di peste nera e non furono mai ripresi. Una curiosità particolare su questo borgo medievale è quella che, secondo la tradizione popolare catalana, è proprio davanti alle mura di Mont Blanc che il cavaliere San Giorgio uccise il drago per salvare la principessa. Dal sangue della bestia nacque un roseto di rose rosse. Ogni anno, intorno al 23 aprile, la città ospita la Setmana Medieval, una spettacolare festa storica con rievocazioni, tornei e mercati che attira migliaia di turisti. Se l'idea di sudare su un sentiero o camminare chilometri per una città vi spaventa, ma amate guardare gli altri faticare comodamente seduti sul divano, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Lì troverete tutti i video dei luoghi che visitiamo. Speriamo che le informazioni che vi abbiamo dato su questo luogo siano state di vostro interesse. Godetevi pure il resto della passeggiata.